Mi hanno svuotato l'account di MetaMask, mi hanno rubato ma proprio tutto, in tutte le reti. Adesso questo video non è per raccontarti solo della mia disavventura, ma per avvertirti di stare attento a MetaMask, perché non è per niente sicuro, è il posto meno sicuro di tutto questo mondo per ottenere delle criptovalute. MetaMask non è un wallet, lo chiamano wallet perché hai le chiavi private, ma è il posto meno sicuro. MetaMask va solo usato per interfacciarsi con la DeFi, detenere certi tipi di NFT e varie cose, ma non serve per metterci sopra delle monete e per detenerle. Io ho fatto sta cazzata e mi hanno rubato tutto, anzi mi hanno lasciato 6 euro perché forse non riuscivano, perché c'erano le fee troppo alte di Ethereum e non sono riuscito a tirarli via. E io ho fatto la duplice cazzata perché avevo già collegato degli account con Ledger per aumentare la sicurezza, solo che non li avevo ancora messi lì i soldi, e tra l'altro avevo tipo, tra le varie monete che mi hanno portato via, avevo 500 dollari in dollari diciamo, e mi hanno portato via anche quelli, e che sono quelli che mi hanno fatto capire come hanno fatto a rubarmi tutti i soldi, perché tutti di solito spiegano due motivi, ma ce n'è un terzo da non sottovalutare, che è quello che hanno usato per me e come sono arrivato a capire che hanno fatto in quel modo lì. Adesso ti faccio vedere un attimo solo il mio MetaMask, quello qui, poco che ho riesumato per farti vedere. Eccolo qua, abbiamo 2 euro di Ethereum valore attuale e poi questi 4,19 euro di sti UBT, poi c'è sti FEG che non valgono niente. Questa qua è la rete Ethereum, adesso ho riesumato solo la smart chain, avevo altre reti ma avevo poca roba. Nella smart chain abbiamo 1,44 euro di sta affare qua. Comunque fondamentalmente avevo molti account che adesso non ho rinominato, si chiamavano in un altro modo, perché comunque quando le ripristini i nomi devi rimetterli, non tappare come prima. Comunque mi hanno portato via proprio tutto. Adesso se andiamo un po' più avanti, vedi qua in fondo c'ho già un account, qua di fianco c'è scritto Ledger. Questo è uno di quelli che avevo collegato con Ledger ma non ci avevo ancora messo niente. E qua sotto l'account 11 importato. Adesso ci arriviamo. Comunque gli account su MetaMask si fanno più account, perché è uno dei metodi con cui ti possono rubare le criptovalute, che quando te ti colleghi a un certo sito e magari firmi dei contratti, fondamentalmente quando ti interfacci con la DeFi, se vai a firmare il contratto nel sito sbagliato, questo contratto in automatico potrebbe prenderti tutti i soldi che hai su un account, e potrebbe anche succedere che quel tipo di contratto sia fatto in modo che in automatico ti svuota i soldi che ti servono per le fee di Ethereum. Quindi per sbaglio, se te hai comunque dei soldi a rendita che quelli non te l'hanno ancora portati via dentro qualche sito, se firmi questo contratto che ti svuota gli Ethereum, te quei fondi li hai persi, perché ogni volta che te metti dei soldi dentro li perdi. E per quello che bisogna stare attenti a fare certi limiti, quelle cose lì che ho fatto vedere nel video completo di MetaMask, e creare più account per ogni sito strano che ci andiamo a collegare. Questo è uno dei metodi con cui ti possono rubare i soldi da MetaMask, cosa che potrebbe succedere comunque anche con il Ledger. Anche se te colleghi il Ledger, che hai quella specie di scatolino a casa per dare le conferme per fare certi tipi di operazioni, se comunque firmi un contratto sbagliato, da dentro quell'account lì i soldi te li possono prelevare in automatico quel contratto, però non possono mandare, se te detieni dei soldi che non sono in nessun sito con questo account del Ledger, senza lo scatolino che abbiamo noi a casa non possono spostarli. Altro motivo con cui possono rubarti i soldi è appunto le seed phrase, cioè se uno ha accesso alle tue seed phrase e può recuperare l'account, come io ho fatto in questo momento qua. E MetaMask da questo punto di vista è molto vulnerabile, sia perché comunque quando te crei l'account, come se l'hai già fatto, hai visto che in 2 minuti lo crei, le seed phrase vengono mostrate a schermo, quindi già uno da lì potrebbe vedere le tue seed phrase, copiarle e recuperarle, e quindi poi accedere al tuo account e fare quello che vuole, tranne che con il Ledger non riuscirebbe comunque ad accedere al Ledger.
come non potrebbe accedere a questo account qua importato. Cosa vuol dire l'account importato? Ogni account te volendo lo puoi esportare. Io questo l'ho importato, vuol dire che questo account è di un'altra persona. Questo account qua era della mia compagna. Per inteso, te potresti darmi appunto un certo tipo di codice e io potrei avere accesso a uno dei tuoi account, ma con le seed phrase non recupererei più questo account qua. E quindi è qui che sono arrivato a capire perché io in questo account qui della mia compagna avevo $500 sopra che mi sono spariti, e l'unico modo per cui possono essere riusciti ad accedere al mio account importato è che semplicemente mi hanno hackerato il computer, sono entrati dentro il mio computer e quindi mi hanno rubato tutto. Cosa che se invece avessi avuto tutti i ledger collegati, anche se avessero avuto accesso al mio computer, senza lo scatolino che io ho a casa, non avrebbero potuto spostare i soldi dal mio account al loro account. Adesso come hanno fatto non lo so, è più facile di quello che sembra, nonostante che io ti assicuro che sono molto attento a queste cose, ho tutte mail diverse, le password tutte segnate sulla carta, non c'ho niente online, e in qualche modo comunque sono entrati. E quindi ti dico che appunto per questo, come è successo a me, può succedere anche a te, e stai attento anche se hackerano il tuo computer, per dire da Binance, per dire che quello è un exchange, non è un wallet, comunque sarebbe più difficile portarti via i soldi, perché comunque se hai attivato la sicurezza a 2 fattori col telefono e quant'altro, insomma sarebbe molto più difficile, le password sono diverse, hai le mail di conferma, cosa che appunto MetaMask comunque non ha neanche la mail, quindi quando ti arriva una mail che ti richiedono magari la tua seed phrase, cosa che non devi fare mai in nessun sito, specialmente in MetaMask che non esiste la mail, non è da fare. Vabbè, quindi morale della favola, attento a MetaMask, valuta l'idea di comunque di collegare un ledger solo comunque nel caso che tu voglia comunque interfacciarti con la DeFi. Se è solo per detenere delle criptovalute, usa il ledger nativo senza collegarlo al MetaMask. Adesso poi nei prossimi video farò magari un video su come collegare il ledger o comunque del ledger in generale. Intanto in descrizione ti lascio magari il link del sito ufficiale della ledger, che è questo qui. Non andarlo a comprare magari se lo trovi su eBay o su Subito, altre cose così, perché potrebbero averti dato un ledger hackerato. Sempre meglio andare nel sito ufficiale, sotto c'è il link. Io adesso per dire ho questo qua che costa comunque 149 euro, che insomma è un investimento che si può fare. Va bene anche il Nano S Plus, fondamentalmente l'X che ho io ha più memoria, che equivale a dire che posso mettere più criptovalute, ha il Bluetooth che posso interagire col telefono e poco altro in più, quindi valuta, potresti anche prendere l'S che va benissimo. E comunque stai attento, fammi sapere nei commenti se magari è già successo qualcosa di simile, così ci possiamo confrontare. Per questo video direi che è tutto, se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale, così sarai aggiornato sui miei prossimi video, e sicuramente parlerò un po' del ledger, perché secondo me la sicurezza viene prima di tutto. Prima di imparare a fare tante altre cose bisogna imparare a fare le cose in sicurezza. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!